Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video. Oggi insieme a voi voglio trovare il miglior metodo per colorare un tessuto con gli oggetti che ho a disposizione. Per il primo metodo utilizzerò questo tipo di vaselle a cera adatte al tessuto. Vado prima a sbriciolare il pastello con il coltello. Fate attenzione. Poi vado a coprire con della carta da forno per poi passarci sopra il phon per farlo sciogliere, va bene anche un ferro da stiro. Come potete vedere non è andata a buon fine. Per il secondo metodo vado ad utilizzare questa volta dei veri pastelli a cera. Faccio lo stesso procedimento ma questa volta uso il temperamatite. Come potete vedere l'arancione e il rosso non si sono sciolti, credo perché sia di un materiale diverso, mentre gli altri sì, rilasciando anche un po' di olio ai bordi. Per il terzo metodo ho utilizzato gli acquerelli. Per cercare di unificare i colori ho utilizzato molta acqua e ho intrapreso 3 vie diverse, partendo da mettere i colori vicini e poi pian piano sempre più distanti. Per il quarto metodo ho utilizzato i colori acrilici. Inizialmente ho unito il colore acrilico con l'acqua, ma dopo mi sono accorta che sarebbe venuto un risultato migliore senza utilizzare l'acqua. Per il quinto metodo ho utilizzato semplicemente dei pennarelli Giotto. Prima ho colorato il tessuto con il pennarello e poi ho aggiunto l'acqua. Con il passare del tempo i colori si sono unificati in modo tale da avere un risultato uniforme. Per il sesto metodo ho utilizzato degli acrilici, ma questi sono più liquidi perché sono per il vetro. Anche qui inizialmente ho unito l'acqua e gli acrilici, però poi mi sono accorta che era meglio senza l'acqua. Per il settimo e ultimo metodo ho usato questi pennarelli dell'IKEA adatti per il tessuto. Ho seguito lo stesso metodo dei pennarelli Giotto, ma questi, essendo adatti per il tessuto, non sono riusciti a unificarsi come i primi. Facendo un piccolo riassunto, metodo numero 1, ho sciolto questi tipi di pastelli a cera e il risultato è stato che sul tessuto non è rimasto niente e direi che è un no. Metodo numero 2, ho sciolto dei veri pastelli a cera ed il risultato è stato che 2 non si sono sciolti e gli altri 3 si sono sciolti ma hanno lasciato un po' di olio, quindi è un no. Metodo numero 3, ho utilizzato degli acquerelli ma non sono riuscita ad ottenere il risultato che volevo, sarà per l'acqua o per qualcos'altro, ma è un no. Metodo numero 4, ho utilizzato degli acrilici e il risultato mi piace, c'è un contrasto tra vari colori e non è come desidero, nonostante tutto posso dire che è un sì. Metodo numero 5, questo è il metodo che si avvicina di più al mio pensiero perché i colori si sono ben mischiati tra loro, quindi può essere anche questo un sì.
Metodo numero 6, qui ho utilizzato degli acrilici per il vetro e il contrasto è molto più evidente rispetto al numero 4, mi piace comunque, quindi è un sì. Metodo numero 7, qui ho utilizzato dei pennarelli per il tessuto, ma il risultato non è venuto bene, quindi è un no.